innanzitutto su questa vicenda ci vuole estrema cautela, anche perché poi non è che ne sappiamo tantissimo, c'è addirittura il dubbio sull'arma che ha sparato. Io direi che nell'ipotesi che non sia una questione personale, che non sia qualcosa di legato che ne so, a qualche sgarro fatto magari da Antonini nella zona, che sia invece un qualcosa di politico, secondo me assomiglia molto più alle faide rossineri del 1980 che all'inizio della stagione del terrorismo. Ci sono delle cose che sono contraddittorie, ad esempio. La modalità in cui è stato fatto l'attentato assomiglia più a un fatto di criminalità, perché l'uso della moto in corsa assomiglia molto più ai delitti napoletani di Camorra, oppure l'uso che la mafia fa, la banda della Magliana sparava molto dalle moto in corsa. È invece una modalità assolutamente inedita per quanto riguarda il terrorismo, ne mi spiego. Le moto non furono mai usate né da Brigate Rosse né da Prima Linea né dal terrorismo diffuso. Ci sono solo 2 moto che compaiono in via Fani ma non sparano, o meglio, non partecipano all'eccidio della scorta di Moro, e un'altra volta viene usata, vado a memoria ovviamente, nell'attentato del 79 al colonnello Antonio Varisco a Roma, da dove si spara in moto, se no la moto non è un mezzo prediletto dal terrorismo. Ci sono dubbi sull'arma, innanzitutto non si sa, le cronache parlano addirittura di una sparachiodi se non di una calibro 22, la sparachiodi francamente non è un'arma terroristica. La calibro 22 è un'arma da borsetta, si dice un'arma da signora, un calibro piccolissimo, tant'è che Antonini stesso è stato medicato ma neanche ricoverato. Quindi arma inusuale sia nei delitti diciamo di criminalità che nei ferimenti, nelle gambizzazioni anni 70-80. E qui sorgono altri dubbi. Che tipo di gruppo è, che tipo di attentatori sono con una calibro 22, che è un'arma che fa pochissimo. Addirittura da vicino le cronache ci dicono che la pistola è stata usata a contatto, cioè gli hanno sparato proprio appoggiando l'arma, che sia una calibro 22 o una sparachiodi, sulla coscia. Poi manca l'elemento fondamentale di qualsiasi azione terroristica, cioè fino adesso non c'è stata nessuna rivendicazione, neanche telefonica, e questo è un altro elemento che ci deve far pensare. C'è poi il clima in cui si inserisce questa vicenda, che invece ci fa propendere di più per un'azione di tipo terroristica. A Roma ci sono attivi, oltre Casa Pound, che è veramente molto forte, ben strutturata, ben organizzata sul piano nazionale oltretutto, e anche molto attiva sul piano pubblico, nel senso che continua a fare iniziative anche non solo di dibattito politico, ma anche per esempio sulla questione del salario minimo garantito. È una battaglia che fa l'occupazione delle case, diciamo che è un'area di movimento di destra, di estrema destra, ma molto, molto forte, come forse a Roma non c'è mai stata neanche ai tempi del Fronte della Gioventù o dell'estremismo di destra, diciamo di derivazione missina. Dall'altra parte ci sono una miriade di centri sociali molto forti anche loro, ma molto chiusi al loro interno. Sappiamo bene che le ultime esperienze di terrorismo armato, cioè di Brigate Rosse, mi riferisco a quelle della Lioce, di Galati dell'inizio degli anni 2000, avevano un forte radicamento nei centri sociali. Con questo non voglio assolutamente criminalizzare nessuno, dico però che a Roma i centri sociali sono presenti, sono molto attivi al loro interno e molto poco all'esterno, però molto chiusi. È un po' un'inversione rispetto agli anni '80, quando i fascisti stavano chiusi nelle loro sezioni e l'estrema sinistra invece era un'attività pubblica. Adesso è esattamente il contrario. C'è un episodio che ha fatto molto innervosire i centri sociali, e che è la presenza, il fatto che Morucci sia andato a una conferenza di Casa Pound. Da tener conto che Morucci è stato, che era poi il postino delle Brigate Rosse, il movimentista, quello che si oppose alla morte di Moro, che poi lasciò le Brigate Rosse,
che fondò un altro gruppo movimentista, poi fu arrestato e si dichiarò dissociato. In realtà questa è la mia opinione, ma era un pentito mascherato, però è rimasto sempre abbastanza nel cuore dei centri sociali, tant'è che lo invitavano spesso, quindi questa sua partecipazione a Casa Pound ha creato un circuito di nervosismo molto forte. In teoria ci potrebbe essere anche questo, ma ripeto, siamo nel campo delle ipotesi perché non c'è nulla che ci faccia indirizzare direttamente sul terrorismo politico. Si tratterebbe comunque di una gambizzazione, non c'era assolutamente la volontà di uccidere come poi si è visto, potrebbe essere in teoria, se verrà confermato che si tratta di un atto politico, si potrebbe pensare a una specie di piccola faida interna al mondo dell'estrema destra e estrema sinistra. Teniamo conto anche del quartiere dove è avvenuto. Il 20° municipio a Roma è il quartiere Flaminio Cassia, che è da sempre un quartiere di destra, dove tra l'altro c'è poca presenza di centri sociali o di circoli di sinistra. Quindi va tenuto conto anche di questo, potrebbe essere un'invasione di campo, insomma gli elementi sono moltissimi, però al momento mi sembrano tutti estremamente contraddittori.